Buongiorno e benvenuti nel giardino di Monfestino. Siamo quasi in autunno. Le temperature sono cambiate drasticamente e fortunatamente le precipitazioni ci accompagnano quasi quotidianamente, aiutano molto il giardino. In questo periodo c'è qualche novità, abbiamo fatto qualche cambiamento in giardino, abbiamo cominciato a portare all'interno alcune piante che non possono resistere ad un inverno troppo freddo e ad eventuali gelate notturne che da ottobre in poi almeno ci accompagneranno. Andiamo a dare un'occhiata al giardino. Qui siamo col nostro cipresso limone che abbiamo potato questa primavera. Qui era un pochino striminzito, si è ripreso con luce, aria e acqua che lo accompagnano. La nostra grandissima pianta, il nostro esperimento, il nostro avocado. Questi sono stati 2 travasi, sono 2 piante che sono nate insieme perché un seme di ibisco è finito dentro ad un vaso con un seme di faggio. Questo qui era una faggiola presa dal Lago Santo modenese ed è nato un bel faggio. Li abbiamo divisi, ognuno al suo posto, e stanno decisamente meglio. Ci sono delle novità, abbiamo spostato la panchina, abbiamo liberato la lantana che vedete comincia a cambiare colore delle foglie, sta uscendo il pigmento minore, il rosso in questo caso, il colore delle foglie da verde si sta trasformando, come fa tutti gli autunni, in rosso, ed è una pianta che comincia a mostrare le radici in fondo, vedete? Quindi è una pianta che quest'anno, tra un mesetto al massimo, verrà trapiantata, in questo caso a terra, e vedremo come fare. Qui dove era la pianta sono nati i ciclamini, questi sono ciclamini cum. La nostra piccola aiuola delle acidofile. Si stanno aprendo i fiori di bisco perché è mattina presto, sta arrivando il sole. Ma c'è una sorpresa. Per la seconda volta, come l'autunno scorso, c'è una fioritura fuori stagione o comunque rara in autunno. Andiamo a vederla insieme. Sta cominciando a fiorire. Guardate, non è ancora baciata dal sole ma lo sarà tra poco. Questo rododendro. Questo è un rododendro Marcel Menard, che ha una storia molto particolare. Era un rododendro che era piantato a terra nell'aiuola che abbiamo visto prima, dove adesso ci sono 2 azalee e una camelia, e che purtroppo soffriva molto. Poi è stato anche schiacciato dalla neve, in questo caso, l'inverno scorso, e quindi è stato trapiantato in vaso. Un vaso grosso per permettere alle radici, che rimangono comunque radici superficiali e sottili, di trovarsi a loro agio, e poi piantato con terriccio per acidofile. In questo caso c'è anche della torba, ed è torba certificata, cioè estratta in modo sostenibile per il pianeta. Guardate che meraviglia questo fiore che, ecco, in questo momento è baciato dal sole. Un viola carico, con una gola maculata, gialla. Bellissimo fiore. Dicevo, una fioritura un po' a sorpresa, perché siamo fuori stagione. Normalmente la stagione tardo primaverile è la stagione nella quale fioriscono i rododendri. Normalmente il periodo nel quale fioriscono è fine primavera, tra maggio e giugno, mentre questa fioritura autunnale è un pochino più rara, comunque molto bella. Abbiamo ancora, come vedete, i fiori di quella che erano l'ortensia blu. Si stanno trasformando, si stanno seccando
e hanno acquistato questo colore rosa carico, molto bello. Rosa invece un pochino più tenue della nostra ortensia panicolata vanille fraise. La fioritura bianca, ecco, si sta trasformando in un bellissimo rosa. Anche questi sono fiori che piano piano si stanno seccando, ma che mantengono un colore e una bellezza per il giardino notevole. Sta arrivando il sole del mattino anche sui nostri tagete. Questi ci accompagneranno almeno fino ad ottobre come fioritura. Qui sotto invece ci sono dei fiordalisinani. Sempre belli come fioritura. Che fanno un bel contrasto con i colori caldi dei tagete, dei marigold. Il sole del mattino, vedete, sta arrivando in giardino. Sono ancora tanti lavori da fare in autunno. È cominciata una stagione veramente bella. Guardate che meraviglia. I soliti consigli per avere fiori del genere e piante in salute sono quelli dell'esposizione alla mezz'ombra, quelli del terriccio acido. Queste sono piante acidofile, quindi terriccio per acidofile ben drenato, oppure torba purché certificata. Non dimentichiamo le innaffiature, possibilmente con acqua piovana. Guardate questa meraviglia, questo è un altro rododendro, è quello dedicato al nostro gattone Gray, rododendro Madame Masson, fioritura bianca, ed è veramente in salute. Sono piante, le acidofile, che hanno bisogno di quegli accorgimenti di cui abbiamo appena parlato e vi ringrazieranno, altrimenti potrebbero essere un po' infastidite se manca qualcuna di quelle caratteristiche. Abbiamo anche spostato il ginkgo biloba, quello grande. Andiamo a vedere dov'è. Ci spostiamo piano piano. L'abbiamo messo qui, dove passerà tutto l'autunno e l'inverno. Vicino alle nostre 10 piantine di ginkgo, piccole, cresceranno vicino alla pianta più grande. Quindi dopo questi aggiornamenti e questa stupenda sorpresa del rododendro Marcel Menard, vi saluto e vi ricordo, qualunque giorno sia, rendetelo bello.